Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Il video tutorial di oggi ci vedrà impegnati nella realizzazione di questo scaldacollo e di questi splendidi manicotti che potrete scegliere di realizzare sia a maglia sia ad uncinetto. Il progetto è realizzato con i filati della collezione Live di Emma Fassio. Tra l'altro sono molto emozionata appunto di presentare questi suoi filati, veramente perché sono davvero splendidi e preziosi. Emma Fassio, come ben saprete, è una knit designer molto brava, che tra l'altro di recente ho avuto la fortuna di conoscere, il piacere di conoscere, che saluto. Ciao Emma! E questi appunto filati fanno parte della sua collezione. Liv è un filato molto caldo e in svedese lei l'ha chiamato così perché appunto in svedese Liv significa vita e lo potete trovare nella sua collezione di colori bellissimi, colori autunnali, e io ho scelto i colori del senape e del nero, però appunto troverete nel sito appunto di Emma Fassio, dove vi lascerò poi sotto nella descrizione del video il link dove cliccando direttamente vi andrete a collegare la pagina e dove potete trovare appunto questo filato, e vedrete che ci sono tantissime bellissime tonalità, il rame, il castagno, l'acero, e veramente avete l'imbarazzo della scelta. Io ero appunto indecisa se prendere il rame con il nero, alla fine poi ho scelto appunto questo senape che trovo splendido. Liv è un filato molto particolare, ha una composizione veramente preziosa. Vediamo un attimo la sua etichetta. Una matassa da 50 grammi misura 100 e 157 metri, quindi è un filato che ha una buonissima resa veramente. È un filato made in Italy e la sua composizione è preziosissima perché un 46% di lana, un 28% di seta e un 26% di mohair. Quindi come vedete tutto naturale, e io come sapete adoro proprio le fibre naturali. Vedete come il filato è molto particolare, l'intreccio di queste tre fibre gli dona appunto questa caratteristica, queste sfumature di luce che rendono proprio, che donano appunto al gomitolo questi punti luce molto belli. In questo video tutorial vedremo come sviluppare il progetto sia a ferri sia all'uncinetto. Come vedete la lavorazione, il risultato è molto simile, e quindi vi potete dedicare appunto a sviluppare il progetto con la lavorazione che preferite. Per la lavorazione del progetto ad uncinetto avrete bisogno di un uncinetto del numero 3,5, un paio di forbici, un ago da lana per nascondere i fili e naturalmente del filato. Quindi se realizzate lo scaldacollo avrete bisogno di due, e anche dei manicotti, vi basteranno due gomitoli, potete prenderne anche tre per essere sicuri appunto che vi basti per anche i manicotti, perché con la lavorazione all'uncinetto consumate un pochino più di filato, quindi due del colore senape e due del colore nero. Lo stesso per la lavorazione ai ferri. Diciamo che ai ferri solo per lo scaldacollo ho utilizzato un gomitolo di senape e un gomitolo nero. Naturalmente con anche i manicotti, due di nero e due di senape. Allora, per la lavorazione all'uncinetto appunto vi ho fatto vedere uncinetto del 3,5, mentre per la lavorazione a ferri io l'ho lavorato avanti e indietro sui ferri circolari, però quindi voi potete utilizzare sia i ferri diritti, adesso vi faccio vedere, e quindi se usate i ferri dritti avete bisogno di un paio di ferri del numero 3 per la realizzazione della prima parte della costa, della parte iniziale, della parte finale della costa, mentre per il corpo dello scaldacollo i ferri del numero 4. Io ho utilizzato, anziché appunto i diritti, ho usato quelli circolari, quindi se usate quelli circolari una punta da 3
per la realizzazione, appunto come vi ho detto, della costa iniziale e finale. Per il corpo dello scaldacollo, ferri del numero 4, un cavetto appunto per ferri circolari da 60 o da 80 centimetri e se volete appunto 1 metro per la misurazione del tutto. Le misure dello scaldacollo sono queste: la base misura 77 cm e io l'ho lavorato per un'altezza complessiva di 25 cm, mentre i manicotti, appunto vi parlo della lavorazione tutta aperta naturalmente, che poi andremo a cucire alla fine, andremo a lavorare appunto con giri di andata e di ritorno e poi andremo a cucire i 2 lati alla fine. Lo stesso i manicotti aperti, io ho un polso piccolo, quindi eventualmente voi farete la proporzione con il vostro polso. Io ho lavorato 17 cm la base per 14 cm di altezza, poi vedete piegato il manicotto risulterà più piccolo. Vedete lo scaldacollo lavorato aperto è questo e in tutta la sua lunghezza misura 77 cm. Poi che cosa farò? Io andrò a ripiegare nella parte del rovescio questi 2 lati, andrò a fare la mia cucitura lungo appunto questi 2 lati e poi una volta completato e cucito questo sarà il mio risultato. Eccolo qui, questo è il mio scaldacollo lavorato ai ferri. Ora andiamo a vedere come procedere appunto per la lavorazione. Per la lavorazione io mi sono ispirata ad un modello che ho visto sul web, però poi lo schema io l'ho recuperato, l'ho preso da un vecchio librone che mi regalò la mia mamma di lavori a maglia, uncinetto a ferri, e quindi ho utilizzato appunto lo schema da questo libro guida che ho. Ora noi ci occuperemo della lavorazione ad uncinetto, che è questa. E quindi andremo ad utilizzare un uncinetto del 3,5 e il nostro filato naturalmente. Per la realizzazione dobbiamo montare 132 maglie, quindi 132 catenelle più 3, perché il nostro motivo è multiplo di 6. Quindi andiamo ad avviare le nostre 132 catenelle più 3. Per la lavorazione dello scaldacollo all'uncinetto avvio 109 catenelle più 3 che corrispondono alla prima maglia alta per girarmi e lo faccio con l'uncinetto del 3,5 se è una lavorazione regolare. Se invece è una lavorazione stretta per non appunto lavorare in modo troppo sacrificato il lavoro ma renderlo più arioso, utilizzo un uncinetto del numero 4. Il motivo che andrò a realizzare è multiplo di 5. Una volta montate le mie 109 catenelle ne aggiungo 3, 1, 2 e 3, punto l'uncinetto nella quarta catenella, quindi 1, 2, 3 e 4 ed effettuo una maglia alta. Ora vado ad effettuare una maglia alta sopra ad ogni catenella di base e quindi procedo così la lavorazione a maglie alte, in questo modo. Alla fine mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro ed effettuo la lavorazione a maglie alte, una volta in maglia alta in costa davanti e una maglia in costa dietro. Quindi la prima maglia corrisponde alla maglia sotto con cui mi sono alzata, la maglia successiva la vado a prendere in costa e lavorare in costa davanti. Questo per creare appunto nella prima parte del nostro scaldacollo un effetto appunto costa. Quindi la maglia successiva la lavoro in costa dietro in questo modo, la maglia successiva in costa davanti
e la maglia successiva incosta dietro. Quindi procedo così per tutta la mia lavorazione, alla lavorazione a coste, in questo modo, e lo faccio per un'altezza totale di 3 cm, 3-4 cm, come preferite voi, se vi piace il bordo un po' più alto o un po' più basso. Alla fine del mio giro mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare sempre con i punti in costa, dove mi ritrovo la costa in rilievo dietro, lavoro in costa dietro, e laddove mi ritrovo la maglia in costa davanti la vado a prendere e la riporto in costa davanti, e procedo così per i centimetri desiderati, quindi 3 o 4 centimetri di lavorazione. Finito appunto di lavorare il mio bordino, nell'ultima maglia alta che effettuo prendo il filo del color senape e anziché chiudere la maglia con il nero chiudo con il colore senape e continuo la lavorazione con il nuovo colore. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il mio lavoro e lavoro tutto questo mio primo giro ed anche il secondo a maglia alta, quindi realizzando una maglia alta sopra ogni maglia di base. Vedete? Procedo così con la lavorazione. Alla fine di tutto il mio giro mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, giro il mio lavoro e procedo a lavorare un altro giro a maglie alte semplicemente. In questo modo. Nel giro, quando farete l'ultima maglia alta, in questo modo, chiudete le prime 2 maglie, prendete il filo nero che non avete tagliato ma avete appunto tralasciato sotto, lo tirate su e mi fate il cambio di colore passando il filo nero in questo modo. Quindi tirate bene le vostre codine laterali, mi alzo con 3 maglie e vado a girare il mio lavoro. Quindi lavoro 1, 2, 3 maglie alte. In totale con la prima con cui mi sono alzata sono 1, 2, 3 e 4. Ora sono in corrispondenza della quinta maglia alta che dovrei fare e che non faccio. Vado a puntare l'uncinetto non nella maglia alta sottostante, ma ancora in quella sotto che è quella nera, quindi alla base di quella nera corrispondente. Quindi qui dentro con il filo sull'uncinetto pesco il filo dall'altra parte, lo porto fuori lasciando la lavorazione morbida, filo sull'uncinetto nuovamente, rientro nello stesso punto sotto, porto fuori il filo, lavoro dapprima le prime maglie assieme, non lavoro l'ultima, quando me ne restano 2 e quindi creo questa sorta di punto puff. Ora lavoro 4 maglie alte successivamente, quindi ovviamente una sarà saltata perché rimarrà sotto, quindi vado a lavorare 1, 2, 3 e la quarta maglia, la quinta, filo sull'uncinetto, non lavoro la maglia di base, neanche la maglia alta successiva e vado in quella sotto ancora che è quella nera. Punto l'uncinetto, vedete ho il filo sull'uncinetto, quindi non lavoro questa neanche la maglia alta sottostante, vado in quella sotto nera, prendo il filo da dietro, lo porto fuori. Prendo nuovamente il filo sull'uncinetto e ripunto nello stesso punto e porto fuori il filo. Passo tutte le maglie che ho senza passare appunto l'ultima
e poi le ultime due che mi restano assieme, e continuo così fino alla fine del mio giro, facendo 4 maglie alte consecutive e questa sorta di punto puff in corrispondenza della quinta maglia, puntando però l'uncinetto nella maglia alta corrispondente nera sottostante. Quindi porto fuori il filo una volta, filo sull'uncinetto, punto e porto fuori il filo una seconda volta. Esco da tutte queste prime maglie e poi le altre due. Lavoro fino alla fine del giro, in questo caso mi restano le ultime 4 maglie da lavorare. Mi alzo con l'uncinetto con 3 catenelle e giro il mio lavoro. Questa riga la lavoro tutta a maglie alte, quindi lavoro una maglia alta sopra a ogni maglia alta di base semplicemente fino alla fine del mio giro, e vedete che già il mio motivo inizia a prendere forma. Alla fine del mio giro di maglie alte vado a chiudere l'ultima maglia alta lavorata agganciando di nuovo al filo senape che non avrò tagliato ma l'avrò lasciato appunto da parte, ed effettuo così il cambio di colore. Mi alzo con 3 maglie, 1, 2 e 3. Ora devo fare subito il punto puff, perché poi nella sequenza avrò il punto puff fatto per primo, 1, 2, 3, 4 maglie e maglie alte, e la quinta dovrò effettuare il punto puff successivamente al punto puff nero che abbiamo fatto prima. Quindi ogni volta dovrò creare un gradino che va a scalare. Quindi faccio le mie 3 catenelle per alzare il lavoro e vado a puntare l'uncinetto in corrispondenza della prima maglia di base senape che trovo e faccio il mio primo punto puff. Quindi porto fuori il filo una prima volta e poi le ultime 2. Ora vado a fare le mie 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Sono in corrispondenza della quinta maglia, non la farò neanche nella maglia nera sotto, vado proprio nella maglia sottostante senape, quindi nella prima maglia che incontro in corrispondenza senape. Porto fuori il filo una prima volta, poi filo sull'uncinetto, entro e faccio il mio punto. Continuo con altre 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. La quinta maglia non la faccio e mi trovo in corrispondenza la prima maglia, la quinta maglia, quindi corrispondente senape. Porto fuori il filo in modo morbido, il lavoro non deve tirare, e nuovamente porto fuori il filo. Faccio questo mio punto, porto fuori il filo una volta e una seconda volta ed eseguo le mie successive maglie alte. Quindi procedo la lavorazione adesso sempre così, facendo appunto attenzione di contare bene le maglie. Quindi faccio 4 maglie alte consecutive e poi la quinta deve venire in corrispondenza della prima maglia senape che si trova dopo il punto puff nero che avete sotto, in questo modo. Quindi se voi vedete, le maglie senape verranno effettuate sempre nel punto successivo al punto puff nero, quindi vado a scalare di volta in volta questo punto che poi mi darà questa sequenza a gradino.
Alla fine del mio giro finisco con 3 maglie alte, 3 catenelle, giro il mio lavoro e procedo tutta la lavorazione a maglia alta con il color senape, in questo modo. Quindi il secondo giro è sempre il secondo giro del colore, è sempre a maglia alta. Lavoro a maglia alta così per tutto il giro. Alla fine del mio giro, quando devo effettuare la mia ultima maglia, faccio un primo passaggio buttando giù le prime 2 maglie, prendo il filo nero che appunto non ho tagliato ma è di lato e vado ad effettuare in questo modo il cambio di colore. Tiro le mie codine, mi alzo con 3 catenelle, 2, 3 e giro il mio lavoro. Adesso vedete il punto puff è qui. Questo significa che io devo lavorare le prime 2 maglie. La prima è in corrispondenza di quella della prima di base sottostante, lavoro la seconda e adesso devo fare il punto puff, siccome vedete vado sempre a scalare di 1 come dei gradini che si creano, quindi filo sull'uncinetto, non vado qui a fare la mia maglia alta, neanche nella maglia senape sottostante alta, ma vado in quella nera e faccio il mio punto puff, questa sorta di punto puff, quindi 1 e 2, quindi vedete. Adesso avrò le mie 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. La quinta maglia alta che io dovrò effettuare sarà in corrispondenza di questa maglia alta nera, che è la prima che si trova successivamente al punto puff di color senape, e quindi la lavorazione sarà sempre questa, dovrò sempre scalare una maglia, 1, 2, 3 e 4. In corrispondenza della quinta maglia alta la farò nella maglia nera, nella prima maglia alta nera che si trova dopo al punto puff, e procedo così la mia lavorazione in questo modo, alternando i 2 colori con questo procedimento. Vedete quindi il punto come si inizia a delineare, quindi procedete così per tutto il giro effettuando appunto questo tipo di lavorazione e poi sempre il secondo giro a maglia alta. Effettuato anche il mio giro secondo semplicemente a maglie alte, mi raccomando controllate bene sempre che il numero di maglie ovviamente sia lo stesso di quelle iniziali, e vedete come il punto viene già definito formando questi gradini carinissimi che danno questo effetto di contrasto molto bello. Alla fine dell'ultima maglia alta effettuato, quindi vi faccio vedere quando dovete concludere con l'ultima, chiudete le prime 2 maglie, prendete il filo sotto senape, estraete così effettuando il cambio di colore, vi alzate con le solite 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e facciamo una maglia, e ce l'ho già perché è quella con cui mi sono alzata, 1, 2, 3 maglie alte, e la quarta che devo fare, poiché mi trovo nella maglia che sta dopo il punto puff in corrispondenza, la terza era in corrispondenza del punto puff, adesso io mi devo andare a fare il punto in quella successiva, perché sto scalando i vari punti puff ogni volta, e quindi salto la maglia alta nera, anche quella sottostante, e vado in quella sotto
che è quella color senape, e quindi vado a puntare l'uncinetto lì sotto, estraggo il filo, lo faccio passare una seconda volta e butto giù le mie maglie e riparto facendo le alte successive 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Le 4 maglie alte adesso mi ritrovo a fare il punto, una specie di punto puff allungato. Ecco, non so se esiste questo punto, me lo sono, diciamo, inventato io al momento per creare questo effetto, perché lo schema è partito dalla lavorazione a ferri e poi appunto l'ho voluto anche tramutare all'uncinetto, appunto per chi magari non è capace a lavorare i ferri, e ho visto che appunto il punto viene molto molto bello, il motivo fantasia, e quindi ho provato più volte a lavorare degli schemi per vedere che cosa ne uscisse, e ho visto che questo tipo di lavorazione mi piaceva molto, e quindi diciamo ho provato io da sola a fare questo tipo di punto proprio per ricreare lo stesso gioco che era uscito appunto con la lavorazione a ferri. Procedo così quindi con la lavorazione di tutto il mio scaldacollo, in questo modo, alternando i due colori e alternando questo schema. Lavoro il mio scaldacollo per un'altezza complessiva di 25 cm, tenendo conto appunto dei 3 cm iniziali, 3-4 per il bordo in nero. Quindi finisco la lavorazione sempre con le maglie alte lavorate in costa, quindi dopo l'ultimo giro di lavorazione color senape vado a fare le mie maglie lavorate in costa, come ho fatto appunto per la base, e ovviamente lo stacco di colore deve essere evidente, non le devo fare dopo il nero, altrimenti non c'è lo stacco. Vado a fare appunto i miei l'ultimo giro di maglie color senape, le maglie alte, quello semplice, dopo aver appunto lavorato i centimetri desiderati, e vado a riproporre il punto coste. Qui vediamo assieme un attimo, ho lavorato il color senape, ho lavorato la mia riga di punto fantasia in nero, e adesso lavoro l'ultimo giro di maglie alte con il colore nero, e ci vediamo alla fine del giro. Completato il mio giro di maglie alte, mi alzo con le solite 3 catenelle, giro il mio lavoro e procedo per la lavorazione della parte finale del bordo, come ho fatto per la base, lavorandolo a maglie alte alternate, una in costa davanti e una in costa dietro, per tutto il giro e per i giri poi successivi, come abbiamo fatto per la base del nostro scaldacollo. Questa è la lavorazione dello scaldacollo. Ovviamente questo è una campionatura, perché io poi ho deciso di lavorare il progetto a ferri, e questa è la lavorazione dello scaldacollo realizzata. Voi non dovete fare altro poi che unire i due lati della lavorazione e andare a fare appunto la cucitura laterale, ed il vostro scaldacollo è pronto. Ora vediamo assieme come procedere per la lavorazione a ferri. Quindi prendiamo le nostre punte del numero 3 e andiamo ad assemblarle sui nostri cavetti, oppure se non possedete appunto dei ferri circolari, potete comunque utilizzare i ferri diritti del numero 3, come preferite voi. Con i ferri del numero 3 e il filato appunto del colore nero vado a montare 132 maglie. Per montare le maglie io prendo il mio filato del colore nero
e lo faccio passare per tante volte quante sono i numeri di maglie che io devo creare. Quindi un passaggio sono circa 10 maglie, quindi faccio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30 e ne lascio un pezzettino in più affinché appunto non mi venga a mancare il filato. Per montare i miei punti faccio la prima asola e poi li montate come appunto siete capaci. Io faccio appunto con il metodo quello mettendo i due fili tra il pollice e l'indice e in questo modo passando i punti e avviando quindi le mie 132 maglie. Lavorate il primo pezzo dello scaldacollo, quindi della fascetta, a coste 3 a 3, quindi 3 dritti, 3 rovesci, 3 maglie dritte e 3 maglie rovesce. E procedete così per tutta la lavorazione della prima fase. Quindi nel secondo giro lavorate le 3 maglie a dritto dove vi trovate i punti a dritto e le maglie a rovescio, le 3 maglie a rovescio dove vi trovate i punti da lavorare a rovescio e procedete così con questa lavorazione a coste 3 e 3 per tutto il vostro giro e ne effettuate una bordura di 3 cm circa. Se vi piace più alta potete farla più alta, vedete, io vi faccio vedere il bordo, l'ho lavorato per 3 cm. Fatta la lavorazione del vostro bordo, tenete il filato nero da parte e prendete il filato senape, lo tenete i due capi, la codina del senape e il nero così in mezzo alla mano destra e iniziamo a lavorare con il color senape. Ora dovete aver sostituito i ferri o sostituite le punte dei ferri passando da quelle del 3 a quelle del 4, quindi montate le punte del 4 oppure cambiate il ferro e lavorate con il ferro dritto del numero 4. Quindi prendiamo il nostro filato e andiamo ad iniziare con il nuovo colore la lavorazione a maglia rasata in questo modo qui. Facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie dritte con il colore del senape e prendete, infilate il ferro con la mano destra dentro al punto, alla maglia punto nera nel ferro sinistra e lo passate senza lavorarlo. Di nuovo lavorate 5 maglie con il colore senape, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e passate una maglia senza lavorare con del colore nero e così continuate lungo tutta la lavorazione del vostro ferro, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e il nero lo passate senza lavorarlo. Procedete così fino alla fine del ferro. Questo che stiamo lavorando appunto è il primo giro. Alla fine del ferro resteranno le ultime maglie lavorate in questo modo, quindi ho passato la nera, ricomincio con il senape, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultima maglia la passo senza lavorarla in questo modo qui. Ora andiamo a vedere come fare il secondo giro. Giro il mio lavoro, la prima maglia la passo, quindi la nera, semplicemente così nel ferro. Mi porto per il secondo giro, procedo così.
sposto un momento il filo del senape così, lo alzo e la prima maglia nera la passo sul ferro di destra. Riporto davanti il mio filo senape. Lavoro le mie 5 maglie con il colore senape. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E riporto verso di me il filo del colore senape in questo modo. Allora, mentre lo lavoro, ovviamente lo tengo così in esterno dall'altra parte, lo riporto così verso l'interno. Prendo la maglia nera e la passo nel ferro di destra senza lavorarla, in questo modo. Questo perché? Perché ora sta lavorando nella parte del rovescio. Spostandola senza lavorarla con questo passaggio del filo faccio sì che la maglia nella lavorazione del dritto mi risulti in rilievo. Ora sto lavorando al rovescio, quindi faccio questo passaggio con il filo che non faccio invece quando lo lavoro a diritto. Lavoro ora le mie 5 maglie a ferri a maglia rasata, 3, 4 e 5. Sposto il mio filo in avanti e con questo movimento passo la maglia del colore nero senza lavorarla nel ferro di destra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie lavorate con il colore senape. Porto il filo davanti a me e sposto la maglia nera senza lavorarla e procedo così tutta questa lavorazione fino alla fine del mio ferro. In questo modo sposto la maglia nera con questo passaggio e lavoro le mie ultime maglie. Alla fine lavoro le mie ultime 5 maglie che mi restano con il colore senape. Ecco qui. E giro il mio lavoro. Vedete come inizia a definirsi e come la righetta nera inizia, con i passaggi che abbiamo fatto, a rimanere in evidenza sulla parte del davanti. Ora passiamo al terzo giro di lavorazione. Sempre con il nostro filo color senape, lavoriamo la maglia rasata nella parte davanti della lavorazione. 1, 2, 3, 4 e 5. La maglia nera la prendiamo semplicemente e la passiamo, perché qui va bene non fare spostamenti con il filato, perché appunto lavoriamo, siamo nella parte davanti della lavorazione e quindi la teniamo così senza spostamenti di filo e lavoriamo così tutto il ferro. Le nostre 5 maglie con il colore senape, la maglia nera la passiamo senza lavorarla. Procediamo così per tutto il ferro. In questo modo, e alla fine del mio giro lavoro normalmente le mie 5 maglie rimanenti. Vedete, alla fine del mio terzo giro ho lavorato le mie ultime 5 maglie senape e passata la maglia nera. Ora andiamo a vedere come lavorare il nostro quarto giro e poi a fare il cambio del colore. Allora, per il quarto giro mi porto il filo senape, come vi ho fatto vedere prima, davanti, quindi lo metto dietro così, mi passo la maglia nera perché sono sul rovescio del lavoro e ripasso il filo sul davanti, quindi per andare a lavorare a maglia rasata. Quindi faccio sempre le mie 5 maglie color senape a maglia rasata e 5
Sono sul rovescio del lavoro, quindi porto il filo davanti a me e passo la maglia nera senza lavorarla e completo così tutto il giro lavorando le mie maglie, le mie 5 maglie color senape, porto il filo su davanti e mi passo la mia maglia nera senza lavorarla. Completo così per tutto questo ferro. Alla fine vedete sul rovescio ho lavorato le mie ultime 5 maglie e giro il mio lavoro. Vedete che ho i due fili principali dei due gomitoli, tutti e due alla fine del quarto giro completato da questa parte. Ora devo abbandonare la lavorazione con il filo senape, quindi la vado a mettere da parte e riprendo il mio gomitolo nero e ripeto i miei 4 giri di lavorazione partendo dal primo, inserendo appunto il colore nero, e mano a mano l'alternanza di questi due colori con la lavorazione che vi ho fatto vedere creerà questa sorta di gradini, questa specie di scacchiera. Ora, lavorando con il colore nero, io dovrò mantenere in rilievo il punto del colore senape, questo qui, e quindi dovrò andare a mantenere in rilievo il punto che si trova successivamente alla maglia nera, questa che da tutte le maglie nere che noi abbiamo lavorato. Quindi la successione sarà di 1, 2, 3, 4, 5 e andrò a mettere in rilievo la maglia senape. Allora procedo in questo modo: prendo il mio filo del colore nero, quindi qui riparto nuovamente dal mio primo giro, però ovviamente adesso questi due colori all'inizio del cambio colore di ogni giro dovremo far slittare la maglia che andrà a formare il mio gradino. Quindi prendo il filato del colore nero, la prima maglia senape la passo senza lavorarla, perché adesso vado a lavorare le 5 maglie successive con il colore del nero, quindi 1, 2, 3, 4 e solo nel primo giro questo di cambio colore. La quinta che lavorerò sarà con lo stesso colore del filato con cui sto lavorando. Quella successiva a questa che ho lavorato, alla nera, che è quella che appunto mi andrà a finire in rilievo, la passo senza lavorare, perché adesso sarà il senape che dovrà appunto restare in primo piano per questi giri di lavorazione di cambio di colore. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, lavoro anche la maglia nera, quella che ho allungato finora, e il senape lo passo senza lavorarlo. Procedo così per tutto il mio ferro, lavorando le 5 maglie con il colore nero, la quinta sarà appunto lavorata, sarà quella nera, la successiva il senape la passo e procedo con questo tipo di lavorazione per tutto il mio ferro. Fintanto che alla fine del mio ferro non mi resteranno le ultime maglie da lavorare, 1, 2, 3, 4 e la quinta che è quella del colore nero. E qui sono andata a lavorare sul dritto. Con il nostro colore nero andiamo a lavorare il nostro secondo giro, quindi il secondo giro come abbiamo visto per le fasi di lavorazione con il color senape prima, quindi 1, 2, 3, 4, le mie 5 maglie a nero, siccome sono sul rovescio mi porto il filo nero davanti e passo il color senape senza lavorarlo. 1, 2, 3, 4, 5, passo il filo nero sul davanti e passo la maglia senape senza lavorarla. 1, 2, 3,
4, 5, porto il filo sul davanti e passo la maglia senape senza lavorarla. Procedo così per tutto questo ferro. Alla fine del mio giro lavorate le ultime 5 maglie nere, porto il filo davanti a me e passo il senape semplicemente senza lavorarlo. Giro il mio lavoro, vedete come si definisce adesso la lavorazione con il cambio di colore. Prendo il mio filo nero, il colore senape lo passo senza lavorarlo e procedo così nuovamente lavorando le mie 5 maglie e la maglia color senape la riporto soltanto nel ferro di destra senza lavorarla. Quindi la lavorazione, come abbiamo visto nei giri precedenti, è la stessa. Dovremo alternare ogni volta 4 giri con un colore diverso, questi 4 giri con un colore diverso. Rivediamo qualche altro passaggio assieme, quindi qui sono nel rovescio, lavoro le mie maglie, 1, 2, 3, 4 e 5, porto il filo davanti a me, il filo di lavorazione, e passo il color senape. 1, 2, 3, 4 e 5, porto il filo davanti e passo il color senape e procedo così sul rovescio del lavoro per tutto questo giro. Lavorato anche il mio quarto giro con il colore nero, lascio da parte appunto la lavorazione con il filo nero e riprendo il filato senape e riparto nuovamente dal mio primo giro, quindi di nuovo con il cambio di colore, e quindi vado a reinserirmi con il senape. Vediamo ancora una volta assieme come fare per il cambio di colore. La prima maglia, che è quella allungata, quella che mi va a dare lo stacco, la lavoro normalmente con il color senape. La seconda nera la passo senza lavorarla, perché riprocedo per questo giro a lavorarmi le maglie 1, 2, 3, 4 e la quinta, quella allungata, e quella successiva, quella allungata, il nero lo passo senza lavorare. Quindi nuovamente 1, scusate ma sono in una posizione un po' scomoda con la telecamera davanti, 2, 3, 4 e 5, la maglia nera la passo senza lavorarla. 1, 2, 3, 4 e 5, la maglia nera la passo senza lavorarla e procedo così con la mia lavorazione fino alla fine del ferro. Vedete il risultato è questo. Procediamo quindi nuovamente con il secondo giro sul rovescio con il mio filato color senape e procedo semplicemente a lavorare le mie maglie poiché sono sul rovescio. Mi porto il filo davanti e la maglia nera la passo senza lavorarla e procedo così per tutti i giri successivi fino a completare 4 giri e poi al quarto giro, quando ho finito, procedo con il cambio del colore. Quindi come vedete è una lavorazione molto semplice questa, ma l'effetto appunto che si viene a creare con questo intreccio, con questo gioco di 2 colori è molto bella, dà proprio un effetto così tridimensionale molto carino.
l'ultima maglia la passo e lavoro la maglia senape ed il gioco è fatto. Quindi procedete così con questa sequenza. Il risultato alla fine sarà questo. Vedete, io ho iniziato con una riga senape e le ho alternate al nero, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 motivi con il colore senape con cui ho iniziato e ho terminato lo scaldacollo. Alla fine ho fatto la stessa cosa che ho fatto appunto per la fascetta iniziale, quindi ho concluso con un bordo a coste 3 e 3, quindi 3 dritti e 3 rovesci. Mentre per i manicotti io ho lavorato il motivo in totale per una lunghezza di 19-20 cm e i miei motivi lavorati sono questi. Ho fatto sempre il bordo a coste 3 e 3 e poi ho lavorato sempre iniziando con il colore senape per 1 2 3 4 5 6 7 righe di senape e poi ho finito sempre con la costina. Ovviamente qui ho tenuto lo spazio e qui le misure dovete appunto prenderle in base al vostro polso. Alla fine ho cucito i miei laterali e ho lasciato proprio lo spazio, ho calcolato lo spazio per l'uscita del mio pollice e alla fine di tutto, dopo che ho cucito i 2 pezzettini laterali, ho rifinito con l'uncinetto del 3,5, ho fatto questa rifinitura a maglia bassa appunto per rifinire bene il passaggio del pollice. E questo appunto è il risultato, questi sono i 2 manicotti. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial che ha visto come protagonista lo scaldacollo e gli scaldapolsi Live, una coccola autunnale e invernale che veramente dobbiamo regalarci e tutto il merito va a questo preziosissimo filato con cui l'abbiamo realizzato, veramente molto caldo, molto luminoso e molto molto bello in questi colori, veramente in queste nuance molto autunnali. Io vi saluto e spero appunto che mi facciate sapere che cosa ne pensate di questo mio ultimo progetto. Spero che vi iscriviate nel mio canale se non l'avete già fatto e che attiviate la campanella per non perdervi i prossimi video tutorial. Io vi abbraccio e vi saluto e spero di rivedervi al prossimo video tutorial. A presto, ciao ciao!